tutti e a tutte, siamo sotto l'atrio comunale del Comune di Trino. Alle 8.06 di venerdì 17 luglio questo è il livello del fiume. E adesso andremo a vederlo dal vivo. E qui siamo sul fiume, sul Po, esattamente sul ponte che unisce la provincia di Vercelli a quella di Alessandria, il comune di Trino a quello di Camino. E questa è la situazione reale del fiume. Sullo sfondo, come vedete, la centrale nucleare Enrico Fermi. Ora vi leggo che cosa ha detto il dottor Artizzu, amministratore delegato di Sogin, in occasione dell'Open Gate del 16 e 17 di maggio ultimi scorsi, proprio a Trino, dal piazzale della centrale nucleare Enrico Fermi. Qui adesso siamo a Trino. Questo sito, come pure gli altri tre, si riferisce alle ex centrali italiane, è preziosissimo. Quello che noi andiamo a smantellare è l'impianto. Non smantelliamo il sito, perché è importante questo aspetto, perché il sito può essere riutilizzato, l'impianto no. Quindi l'impianto non riparte, il sito può accogliere o altre centrali nucleari, se l'Italia deciderà di tornare al nucleare, oppure altre tecnologie che necessitano delle caratteristiche di questo sito. Ci sono sotto i nostri piedi tutta una serie di impianti che drenano l'acqua e rendono il sito sicuro, sottostazioni elettriche e sottostazioni idrauliche. Quindi questo sito è pronto ad accogliere, oltre che eventuali altre centrali nucleari, anche altre tecnologie. Penso per esempio alle telecomunicazioni, penso ai data center che hanno bisogno di acqua, di raffreddamento per esempio, o addirittura le nuove tecnologie di computer quantistici. Noi siamo in grado di costruire edifici assolutamente schermati che eviterebbero le interferenze che fanno male a quel tipo di tecnologia, o comunque tecnologie assolutamente dense, importanti, circoscritte in un piccolo territorio con alti contenuti. Un primo commento. Altro che rilascio del sito senza vincoli di natura radiologica, così come prevedeva il mandato che il governo diede a Sogin all'atto della sua costituzione, il 1 novembre del 1999. Ma sorgono spontanee alcune domande. La prima, ma se su di esso, il sito della ex centrale nucleare Enrico Fermi, si costruisse un'altra centrale, cara Sogin, caro dottor Artizzu, il sito sarebbe nuovamente occupato da un vincolo di natura radiologica, giusto? Come la mettiamo con il mandato inizialmente ricevuto? La seconda domanda la facciamo dopo aver mostrato una cartina pubblicata sulla stampa di ieri, giovedì 16 luglio, sulla situazione idrometrica del fiume Po, da fonte a foce. Il quesito che vorremmo porre è il seguente, sempre alla D di Sogin, il dottor Artizzu. Come si concilia questa situazione idrometrica del Po, che è ormai una costante, con i progetti per un rilancio del nucleare con una nuova centrale e o con l'atterraggio, per citarla, caro dottor Artizzu, di data center che hanno bisogno di acqua di raffreddamento? La situazione idrometrica del Po, secondo noi, non consente più questi voli che sono realmente pindarici. Stiamo con i piedi per terra, piedi che purtroppo in una situazione come questa ci permetterebbero di attraversare il Po senza sostanzialmente bagnarci.